にも止められなくなるぞ。そうするこの事態を恐れる足らん。ほら白い見ろ空を、雲、いや手が割れた。Sono passati 14 anni, infatti fu nel 2014 che Shanks ci ha mostrato la potenza di un imperatore dei mari, dimostrandoci di essere capaci di dividere il cielo in due, e oggi è il turno di Luffy di farlo, raggiungendo il livello di colui che gli diede il suo cappello. Prima di cominciare ti chiedo di mettere mi piace al video, iscriverti se non l'hai già fatto per supportarmi e farmi sapere la tua nei commenti. Detto ciò, iniziamo! Ma quanto tempo è passato da quando il simbolo dell'ostacolo ci è stato presentato e che cade oggi davanti ai nostri occhi? In effetti è stato 6 anni fa che Jack ci è stato presentato all'immagine del suo maestro, la resistente creatura avrà subito numerose battaglie, ma lui non ha mai realmente vinto o mai realmente perso. Fin dall'inizio Jack è stato la calamità più problematica. A immagine di Perospero, per la sua resistenza, forza e intelligenza, fu fino alla fine il figlio più capace, con il ministro della farina. Così, è nel 1026 capitolo che l'autore vendica il popolo Minx e con la caduta del personaggio che ha segnato l'inizio di questo arco narrativo, l'autore ne introduce la fine imminente, quello della famiglia Kozuki e dei suoi 9 foderi rossi. Dunque, poco a poco, i foderi rossi, fantasmi della famiglia Kurosumi, spariscono. Dopo Ashura Doji, Kikunojo e Kinemon, ecco che i Nuarashi e Nekomamushi compiono il loro dovere, quello di proteggere l'alba di questo mondo, perché sarà quando verrà l'alba che loro lasceranno questo mondo. Però Kurosumi Orochi, secondo antagonista dell'arco, è vero mostro, è ancora in vita per dare fastidio agli altri. Drago a 8 teste, che dopo il primo taglio di Kaido e gli altri 6 dai samurai, gli resterebbe solo un'altra possibilità di vivere. Allora Iori, presente dal capitolo 1004 come angelo custode dei foderi rossi, accompagnato da Denjiro, potrebbe una volta per tutte tagliare le teste del serpente. Armati dall'Ameno Abakiri, seconda lama di suo padre e destinato a suo fratello, Iori potrebbe essere il riflesso della mitologia giapponese, dove, posseduto da Susanoo, dio delle tempeste, l'Ameno Abakiri è usata in una delle scene più famose della mitologia giapponese, durante il suo scontro contro il serpente Yamata no Orochi, tagliandogli le sue teste. Così Iori avrebbe la sua vendetta e Denjiro avrebbe compiuto la sua missione. Nel suo combattimento contro il ministro della farina, Cappello di Paglia lo capì. Per risvegliare il suo occhio dell'osservazione, doveva perdere, scontrarsi a persone più forti di lui per progredire. Un scenario che ritroviamo con l'Imperatore Dragone, dove la sconfitta di Ruffy nel capitolo 113 annunciava già la sua vittoria. In effetti, è grazie a questo ostacolo che Luffy è diventato più forte. E qui una domanda sorge: Ruffy ha veramente raggiunto il livello degli imperatori? La risposta è ovviamente no, poiché, come ho detto nel precedente video, Ruffy ha avuto bisogno di 9 potentissimi foderi rossi, 4 supernova, un drago gigantesco, una formidabile principessa demone e una sconfitta dal quale è stato salvato per abbattere Kaido.
Allora, come dall'inizio della sua avventura, Ruffy progredirà nel combattimento, ottenendo così gli attributi per rivalizzare più tardi con un imperatore. Come è successo con Crocodile, il quale dopo la sua sconfitta Ruffy non ebbe il totale livello di Shishibankai, Ruffy dopo la vittoria contro Kaido avrà bisogno di un altro power up per essere ampiamente un imperatore. カイドウを倒したら次はお前だビッグマム。 Lo disse a Whole Cake nel capitolo 871. Dopo aver battuto Kaido, Big Mom sarebbe la prossima sulla sua lista, ma il sorriso dell'imperatrice prova che non sarà battuta a Onigashima e dovremo attendere fino a Elbaf per avere questa vittoria contro Big Mom e con il successivo divenire imperatore da parte di Ruffy.